Ciao e ben ritrovato amico del Buddha e del buddismo. Grazie a tutti coloro che ci stanno sostenendo comprando le nostre pubblicazioni o attraverso Patreon o le donazioni. Grazie perché grazie proprio davvero a voi molte persone possono gioire della gioia dell'insegnamento del Buddha. Ma entriamo subito nell'argomento di oggi. L'argomento di oggi è la lente del Buddha. Che cosa significa? Significa che ogni credente, vivendo la propria vita di tutti i giorni, deve osservare o vedere o vivere la propria vita guardandola attraverso la lente dell'insegnamento del Buddha. Quindi facendo bene attenzione a non buttare giudizi qualunque, a non puntare il dito, a non fare come solitamente siamo abituati a fare, ad arroccarci sulle nostre convinzioni e sulle nostre idee, ma cercare al contrario di andare incontro all'altra persona. Perché poi vedi, compassione. La compassione, che significa comprendere le passioni, molto spesso le persone la considerano come amare tutto. In realtà no, non è così, semmai amare è il passo successivo. Comprendere le passioni significa cercare di capire per quale motivo quella persona o quelle persone o un determinato fatto è successo. Questo significa compassione. Ecco perché il buddista dovrebbe vivere compassionalmente. Che, ripeto, non significa amare tutto o girare sempre con il sorriso stampato sulle labbra, perché chi sorride sempre non è buddista, è un alieno. Di conseguenza non chiedere mai troppo, non sentirti un supereroe perché segui il buddismo. Il buddismo che cosa dice? Le persone agiscono in un determinato modo perché soffrono. Quindi il buddista che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe innanzitutto concentrare la sua attenzione sulla sofferenza delle persone e sul cercare, per quanto è nelle sue possibilità, di aiutare. Perché al buddista questo dovrebbe risultare più semplice che a un'altra persona? Perché il buddista, seguendo la via del Buddha, dovrebbe conoscere o conosce le cause della sofferenza. Quindi il buddista sa che non esistono mostri. Il buddista sa che ogni cosa che una persona fa, anche le cose più aberranti, le fa per stare bene. E questo già, anche quando ci troviamo di fronte a delle cose che sono oggettivamente male, ci permette innanzitutto di non farle entrare dentro se stessi come se fossero dei missili. Ma comprendendo le cause o cercando di comprendere le cause, ecco che tutto ciò che ti circonda assume una luce differente. Per te ha una luce diversa. Non te la prendi più con quella persona che hai incontrato, che magari ti ha offeso o ti ha trattato male. Certo, ci rimani male, perché non vuol dire essere buddisti, non vuol dire, ti ripeto, essere dei supereroi. Non vuol dire vivere fuori dal contesto, tutt'altro, è vivere nel contesto. Il buddista che cosa fa? Si rende conto che quella persona stava male, perché altrimenti non l'avrebbe fatto. Perché poi, lo sai anche tu, quando si sta bene, tutto va bene. Quando si sta bene, prendiamo tutto bene. Quando si sta bene, è difficile che ci arrabbiamo. Ci devono essere proprio delle cause. Quindi se una persona urla in faccia ad un'altra,
in realtà gli sta urlando il suo dolore. È questo che dovrebbe capire il buddista. Per questo insisto nel dire che il buddista dovrebbe vivere una vita molto più attenta, perché attraverso la sua attenzione riesce ad accorgersi dei vari momenti e delle varie cause e di conseguenza agire. La lente del Buddha non è altro che questo. La lente è un qualcosa che ti permette di vedere più da vicino. Ecco perché ho usato l'espressione la lente del Buddha, perché il Dharma, l'insegnamento del Buddha, ti permette di vedere la realtà in maniera molto più ravvicinata, entrare proprio nel cuore della realtà e renderti conto delle cause, perché conoscere le cause è molto importante. Io dico sempre, se ti gira la testa dopo che ti sei bevuto una bottiglia di vino, ridi, ma se non te la sei bevuta, se sei sano, se sei savio e ti gira la testa, non ridi più perché ti preoccupi. Ecco perché è importante conoscere le cause. Il buddista deve impegnarsi in questa pratica, perché è una pratica molto difficile, ma proprio perché è difficile è una pratica, passo dopo passo. Si comincia sempre dalle piccole cose e si va avanti, come imparare ad accettare. Si comincia sempre dalle piccole cose per poi arrivare alle grandi, cercando sempre di preoccuparsi, come diceva il Buddha, del come e non del perché. Quindi in ogni situazione preoccupati di viverla nel miglior modo possibile. Non lasciarti andare, non perdere energia indagando sui motivi che ti hanno portato a vivere quella determinata situazione. Adesso, in quel momento, non è proprio il momento. Di conseguenza preoccupati del come, vivi quella determinata situazione, anche se spiacevole, nel miglior modo possibile, perché questo ti permetterà davvero, innanzitutto, di mantenere le forze e poi di riuscire a risolvere qualsiasi problema che ti si presenta davanti, perché se i problemi ti si presentano davanti vuol dire che ancora non hai capito qualcosa. I problemi che noi ci troviamo ad affrontare sono i cartelli stradali, sono le indicazioni per seguire la strada che ci siamo prefissi di seguire, o la strada migliore per noi. Questo è un punto molto importante che il buddista deve assolutamente tenere a mente, altrimenti perde la strada, e perdere la strada significa trovarsi nel nulla, significa trovarsi all'interno di un pentolone, di un grande minestrone, e non sai da quale parte girarti, e di conseguenza gli eventi ti vengono addosso e ti schiacciano. Quindi in ogni frangente, dalla piccola alla grande cosa, cerca di osservare tutto attraverso la lente del Buddha, perché questo davvero ti permetterà di vivere la vita che hai scelto di vivere, la vita che meriti di vivere. Ciao, a risentirci.